Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Sto facendo una serie di video dedicate alle reazioni avverse al cibo, in particolar modo allergie, intolleranze e quant'altro. Qui vi metto la scheda del primo. Nel primo video abbiamo parlato delle allergie. Adesso parliamo di un'altra reazione che è avversa al cibo, che è mediata dal sistema immunitario, che però non è un'allergia. Ce ne sono alcune, ma il caso più importante è sicuramente la celiachia o malattia celiaca. Nella persona celiaca il glutine scatena una risposta del sistema immunitario contro il corpo stesso. In realtà, in particolare, sono alcune sequenze proteiche, principalmente della gliadina, che è una delle due proteine di cui è composto il glutine, l'altra è la glutenina. Ce ne sono anche nella glutenina, ma le più importanti sono nella gliadina. Il sistema immunitario reagisce, ma non tramite le IgE, come abbiamo visto per le allergie. Quindi la celiachia non è un'allergia, produce degli anticorpi di altro tipo, le IgA, le IgG, che sono dirette contro i tessuti stessi dei villi intestinali, diciamo il rivestimento, in parole povere, della mucosa intestinale, per farla breve. E questo può creare dei problemi molto gravi. Una volta colloquialmente si parlava a volte anche di intolleranza al glutine, ma ora si preferisce evitare il termine intolleranza e quindi si usa malattia celiaca o celiachia, sia perché è poco accurato e di per sé è molto vago, come vedremo, il termine intolleranza, sia perché nelle intolleranze non è coinvolto il sistema immunitario. I celiaci hanno tutti, nessuno escluso, una predisposizione genetica, quindi un certo tipo di variazione genetica, diciamo così, ma moltissime persone predisposte non svilupperanno mai la malattia. Quindi se anche vi fanno un'analisi genetica e vi trovano questo tipo di predisposizione, non ve ne fate praticamente niente e non è detto che diventerete celiaci. Questa, la malattia, si può scatenare a qualsiasi età, però purtroppo non si sa ancora il perché. Nel libro Contro Natura ne abbiamo discusso a lungo, raccontando proprio la storia della celiachia come malattia e anche, diciamo, tutte le varie scoperte che si sono state fatte fino a, diciamo, l'altro ieri. Ovviamente non manca chi, soprattutto in rete, si inventa delle teorie bislacche senza alcuna base scientifica sul perché si scateni la celiachia, ma in realtà appunto la verità purtroppo è che ancora non lo sappiamo. La dose massima che la persona celiaca può tollerare al giorno di glutine è di 10 mg, quindi pochissimo. Ed ecco perché i celiaci devono stare molto attenti alle contaminazioni accidentali del cibo. Per la celiachia, purtroppo, per ora non esiste una cura e l'unica terapia possibile è quella di evitare per tutta la vita l'ingestione del glutine. Non ci sono invece problemi con il contatto cutaneo, per esempio nei cosmetici. Il glutine continua il suo processo infiammatorio se viene assunto anche in quantità minime, continuando a danneggiare progressivamente i villi intestinali e di conseguenza peggiora anche l'assorbimento via via di altri nutrienti. Per esempio, molte persone celiache hanno difficoltà anche a metabolizzare il lattosio proprio perché i villi intestinali sono stati distrutti e la lattasi, che dovrebbe servire a metabolizzare il lattosio, non può fare il suo mestiere. Purtroppo a oggi una gran parte dei celiaci non sa di esserlo, non hanno mai fatto la diagnosi e magari dà la colpa dei suoi malesseri a delle generiche intolleranze. Fino a qualche anno fa si pensava che esistesse anche un altro disturbo che dava apparentemente dei sintomi analoghi alla celiachia, ma in soggetti non celiaci, senza nessun tipo di predisposizione genetica e andando a vedere diciamo, lo stato dell'intestino, non si riscontravano danni. Quindi, basandosi solamente sulle dichiarazioni delle persone che sostenevano di stare male quando mangiavano il glutine, è stata coniata il nome sensibilità al glutine non celiaca. In realtà però non si è mai trovato un modo per diagnosticarla, non ci sono marker, non ci sono analisi cliniche che si possono fare e quindi ci si basava solamente sulle dichiarazioni dei pazienti, dei loro disturbi. Tuttavia negli ultimi anni alcuni esperimenti in doppio cieco, alcuni di questi appunto ancora una volta li abbiamo descritti in Contro Natura e ho fatto anche un video, qui vi metto la scheda, fanno pensare che in realtà la sensibilità al glutine non esista o se esiste riguarda un'esigua minoranza delle persone che dicono di essere sensibili. È probabile che le persone che sostengono di essere intolleranti al glutine in realtà abbiano dei problemi con altre molecole, perché nessuno di noi mangia solamente glutine puro. Quindi ricapitolando, le intolleranze non sono allergie
la celiachia non è un'intolleranza, quindi abbiamo visto che cosa non sono le intolleranze, vediamo adesso che cosa sono. Le intolleranze sono reazioni avverse al cibo che, pur provocando sintomi a volte simili a quelli delle allergie, però quasi sempre a livello intestinale, non sono dovute a una reazione del nostro sistema immunitario e dipendono, cosa importante, dalla dose dell'alimento ingerito. Cioè, se io ho un pochettino di disturbi mangiandomi, che ne so io, dei piselli, se mangio una quantità molto più grande di piselli, i miei disturbi sono molto più elevati. Le intolleranze riconosciute scientificamente sono pochissime e la più diffusa, ed è notissima, è quella al lattosio. Il lattosio è uno zucchero che è presente nel latte, in qualsiasi tipo di latte. Le persone intolleranti al lattosio non producono più un enzima che si chiama lattasi, che è in grado di scindere il lattosio in glucosio e galattosio. Ho fatto un video, vi metto qui la scheda per andare a vederlo. Il lattosio è l'unico zucchero di origine animale che noi consumiamo ed è presente solamente nel latte e latticini. Lo troviamo nel latte di qualsiasi mammifero, quindi se siete intolleranti al lattosio e non potete bere il latte di vacca, non potete bere neanche quello di pecora, di cammella o di chissà che altro. Non è presente invece nella carne e neppure nelle verdure. Lo dico anche se sembra una sciocchezza, ma lo dico perché si trovano in rete dei consigli di evitare per esempio la lattuga, che conterrebbe, non si sa bene perché, del lattosio, perché si chiama nella stessa maniera, non lo so. Comunque il lattosio è presente solamente nel latte e latticini, ovviamente negli alimenti trasformati può essere aggiunto, ecco. Perché dà fastidio il lattosio alle persone che non hanno la lattasi? Beh, il lattosio non metabolizzato trasporta nell'intestino una certa quantità di acqua e in più diventa cibo per la nostra flora intestinale, che mangiandoselo produce dei gas che possono provocare vari disagi. Tenendo conto anche dell'acqua che si è trascinato dietro, possiamo avere diarrea, crampi, flatulenze e tutta una serie di spiacevoli conseguenze. L'incapacità di produrre la lattasi è determinata geneticamente, però è diagnosticabile anche con dei semplici test specifici che si fanno in farmacia e servono solo a quello. Quindi il breath test, per esempio, dove viene rivelata la presenza di idrogeno nel fiato. Idrogeno che viene prodotto dai batteri dell'intestino che si mangiano il lattosio, che non scomposto dalla lattasi perché non è presente. In persone che sono tolleranti al lattosio, io per esempio posso bere il latte senza problemi, la mia lattasi scompone il lattosio in glucosio e galattosio e questi due zuccheri poi vengono assorbiti e vanno nel fegato e vanno in circolo e fanno quello che devono fare. Quindi non arriva mai né del glucosio né del galattosio ai batteri. Se invece non si riesce a metabolizzare il lattosio, arriva ai batteri della flora intestinale che se lo pappano. Attenzione però che non tutte le persone che non producono la lattasi possono avere dei sintomi. In realtà dipende moltissimo anche dal flora intestinale, da quanto si è capito finora, e addirittura ci sono una buona parte di intolleranti al lattosio che riescono, è stato provato con degli studi in cieco, quindi non sapevano cosa stavano mangiando o bevendo, riescono addirittura a ingerire una decina di grammi di lattosio durante la giornata senza nessun problema, soprattutto se questo è distribuito durante la giornata ed è anche associato a dei cibi. Ci sono invece persone per cui anche una minima quantità di lattosio crea dei disagi notevoli. Poi c'è un altro zucchero che può dare dei problemi intestinali ed è il fruttosio. Allora, una persona sana è normalmente in grado di metabolizzare il fruttosio nel fegato. In alcuni rarissimi casi manca questa capacità e si parla di intolleranza ereditaria al fruttosio, che è una vera e propria malattia genetica e per fortuna molto rara, però colpisce alcuni bambini. Per distinguerla da questa malattia vera e propria, il disturbo che a volte il fruttosio causa in persone sane è chiamato malassorbimento di fruttosio. In pratica, sebbene ognuno di noi abbia gli enzimi per metabolizzare correttamente il fruttosio e usarlo per produrre energia e fare quello che deve fare il nostro corpo, c'è un limite massimo alla capacità del nostro intestino di assorbirlo. Quindi, se esageriamo, una parte passa e va poi nel fegato dove viene poi lavorato, ma una parte non passa e quindi come per il lattosio se ne va poi nella parte dell'intestino dove sono presenti
i batteri e quindi causa dei malesseri simili. La capacità di trasportare il fruttosio nel fegato dipende da persona a persona. Se mangiate per esempio una gran quantità di miele e avete dei problemi intestinali, forse avete un limite basso di assorbimento al fruttosio. Il miele è una miscela di glucosio e fruttosio, con degli aromi ovviamente, e soprattutto fruttosio. Lo stesso problema in linea teorica può arrivare anche mangiando alcuni frutti, anche se le dosi che servono per creare dei problemi di solito sono abbastanza elevate, sono circa 25 grammi di fruttosio e dovete mangiare veramente tanta frutta per arrivare a mangiare 25 grammi di fruttosio. Vi ricordo che nella frutta non è vero che è presente solo fruttosio, molta frutta ha una miscela di fruttosio, di glucosio e di saccarosio. Se leghiamo insieme due o più molecole di fruttosio abbiamo una classe di molecole chiamate fruttani o a volte fruttosani. Se sono molecole molto lunghe allora viene chiamata inulina. L'inulina è la versione fatta col fruttosio dell'amido. L'amido è una molecola fatta da tantissime molecole di glucosio legate una all'altra. L'inulina abbiamo tante molecole di fruttosio legate l'una all'altra. Questi fruttani o fruttosani sono presenti in vari vegetali, tra cui il grano, dei carciofi, i porri, le cipolle, il topinambur e altri. Nessun essere umano ha gli enzimi adatti a rompere i legami tra due molecole di fruttosio e quindi queste di fatto passano esattamente come fanno le fibre e vanno ancora una volta dai batteri dell'intestino. Quindi diciamo subito che non esiste nessun tipo di test genetico per distinguere chi ha dei problemi con i fruttosani e chi no, perché è solo una questione di quantità sopportabile e di flora intestinale diversa. Molecole simili sono altri zuccheri che si chiamano galatto-oligosaccaridi. In pratica sono delle catene di galattosio, che è uno zucchero semplice, è uno dei due zuccheri che va a comporre il lattosio, con una molecola di glucosio finale. Sono chimicamente chiamate zuccheri complessi perché a differenza degli zuccheri semplici nessun essere umano ancora una volta ha gli enzimi per metabolizzarli, da non confondere con i carboidrati complessi come l'amido, di cui però abbiamo senza problemi tutti gli enzimi per riuscire a metabolizzarlo e a digerirlo. Lo so, la nomenclatura è piuttosto confusionaria, però non l'ho inventata io. Zuccheri di questo tipo sono per esempio lo stacchiosio e il raffinosio, che sono presenti nei legumi ed è noto infatti che mangiando i legumi, specialmente i fagioli, ci sono tutta una serie di conseguenze antisociali, no? Perché il gas che viene prodotto è prodotto proprio dai batteri intestinali perché noi non riusciamo a metabolizzare questi zuccheri. Molecole molto simili, usate infatti come dolcificanti al posto dello zucchero proprio perché vengono male assorbite o addirittura non assorbite, sono i polioli o polialcoli. I nomi li conoscete sicuramente: mannitolo, sorbitolo, xilitolo, eritritolo e così via. No, il salcazzolo non è un dolcificante. Si trovano naturalmente in vari cibi come le albicocche, le pesche, le ciliegie, i funghi, i cavolfiori e altri. A volte vengono proprio aggiunti a dei prodotti, pensate alle gomme da masticare che spesso hanno lo xilitolo o altri polialcoli dentro, o non so, al cioccolato per i diabetici. Hanno un effetto lassativo esattamente per lo stesso meccanismo del lattosio e ancora una volta possono far felice la nostra flora intestinale, ma noi un po' meno se esageriamo. Infatti se controllate sulle confezioni di caramelle fatte con i polioli o dei biscotti fatti con i polioli c'è scritto che possono essere lassativi. Tutte queste categorie di molecole possono dare problemi intestinali che potremmo sicuramente definire effetti avversi e quindi possiamo parlare, se vogliamo, di intolleranza. Recentemente è stato coniato un nome per raggrupparle tutte e il nome è, magari l'avete già sentito, FODMAPs, che vuol dire mono di oligosaccaridi fermentabili e polioli, quindi li racchiude tutti. È interessante notare che alcuni alimenti che contengono glutine, come il grano, contengono anche i FODMAPs e forse è per questo che alcune persone accusano il glutine dei loro problemi, no? Perché si parla tanto di glutine e quindi qualcuno viene in mente di collegare le cose se magari dopo aver mangiato la pizza sta male. In realtà però potrebbe avere, come mostrano gli studi che abbiamo raccontato nel libro Contro Natura, dei problemi con i fruttani che si trovano appunto nel frumento ma anche in altri alimenti. Quindi detto in altra maniera, magari avete dei problemi intestinali che sono dovuti al FODMAPs, ma date la colpa al glutine e quindi vi state privando di tutti quegli alimenti che
contengono glutine o possono contenere glutine ma non contengono più i FODMAPs, oppure viceversa continuate a avere problemi dai cibi, no, per esempio come i porri che non contengono glutine ma contengono i FODMAPs, solo che se vi siete fissati nel dar la colpa al glutine non scoprirete mai qual è esattamente il cibo che vi dà dei problemi. Vi sono poi delle reazioni avverse dovute all'effetto, diciamo così, farmacologico, si dice così, anche se in realtà non si sta parlando necessariamente di farmaci, ma si sta parlando di alcune sostanze chimiche come l'istamina, la caffeina, i salicilati e altre sostanze che possono essere contenute in alcuni cibi. Basta, stop, finite le intolleranze note. Ebbene sì. Ma notate due cose. La prima, non trovate l'intolleranza al lievito, non trovate l'intolleranza all'olio d'oliva, alla carne maiale e altre presunte intolleranze che spesso saltano fuori da quei test che vengono fatti in farmacia e che promettono di analizzare in una botta sola decine o a volte anche centinaia di alimenti, magari utilizzando della saliva o del sangue o un capello. La seconda cosa è che sono tutti problemi derivanti da molecole specifiche. Ma a differenza dell'intolleranza al lattosio non c'è un test genetico per i fruttosani o per i polioli, perché nessuno di noi umani ha gli enzimi per metabolizzarli, quindi non esiste una variante genetica di coloro che non ce li hanno, perché nessuno di noi ha gli enzimi per metabolizzare i fruttosani o i polioli o altre molecole di questo genere. E in più, non essendoci una risposta del sistema immunitario, non si possono neppure misurare le IgE o le immunoglobuline. Per questa volta possiamo fermarci qui, la prossima volta parleremo dei test e quindi arrivederci sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere.